Mentre aspettiamo le pareti della cellula, abbiamo portato il camion a fare alcune modifiche che vi faremo vedere nei prossimi video. Vista la quantità di domande che ci sono arrivate riguardo come trovare un mezzo, vi faremo vedere come abbiamo trovato e scelto Arnoldo. Parto con una premessa. Abbiamo deciso di comprare un camion tedesco per la possibilità di omologarlo a camper facendo la costruzione fai da te e non affidandosi a una ditta specializzata. Questo non vuol dire che in Italia o in altri paesi non si possa fare, lo troviamo solamente diverso e un po' più complicato. L'altra cosa da sapere è che la scelta di un camion 4x4 si basa sulle nostre specifiche esigenze e sui nostri progetti futuri, quindi non è detto che la scelta di questo mezzo vada bene per tutti. Infatti, un mezzo con queste qualità ci darà la possibilità di raggiungere posti remoti che vorremmo esplorare. Inoltre, avendo una grande capacità di carico, non viaggeremo troppo pesanti, che è un enorme vantaggio soprattutto nel fuoristrada. Il passo successivo è stato quello di andare su uno dei tanti siti dedicati alla vendita di veicoli. Quello che abbiamo preferito usare è stato mobile.de per la vastità di mezzi disponibili. Una volta aperto il sito si può scegliere la categoria tra autoveicolo, motociclo, camper e autocarro. Noi ovviamente abbiamo scelto quella degli autocarri. Nella pagina successiva viene richiesto quale categoria si vuole visionare. Cliccando sulla categoria dei camion superiori a 7,5 tonnellate si apre un'ulteriore schermata dove è possibile selezionare i parametri di ricerca. Iniziamo a inserire i dati: veicolo usato, inseriamo la marca, nel nostro caso Mercedes-Benz, e volendo anche il modello. Dato che stiamo cercando un camion come Arnoldo, il modello è 1222. Scorrendo inseriamo il paese in cui vogliamo fare la ricerca, in questo caso ovviamente è la Germania. E infine spuntiamo la casella 4x4. In alto a destra il sito ci mostra quanti veicoli sono disponibili in questo momento con i parametri che cerchiamo. Clicchiamo su offerte e si apre la pagina con l'elenco di tutti i veicoli. Importante! Negli annunci tedeschi a volte vengono indicati due prezzi, il netto e il brutto. La differenza è che il prezzo netto è da intendersi senza tasse, mentre il brutto con tasse comprese, quindi il prezzo finale. Quindi, quando contattate il venditore, ricordatevi sempre di chiedere se il prezzo riportato sull'annuncio è in netto o in brutto, per non trovarvi spiacevoli sorprese al momento del pagamento. Torniamo sulla scelta e selezioniamo quello che ci sembra più adatto. Cliccando sull'anteprima si potranno vedere in dettaglio le fotografie. Mentre scorrendo troverete la descrizione del mezzo. La prima voce indica il prezzo. Le altre cose importanti da controllare sono i chilometri, l'anno, il peso massimo e se viene specificato che è un 4x4. Più sotto ancora troviamo la descrizione del venditore che può essere tradotta in automatico con Google. Infine troviamo i contatti in cui è presente l'indirizzo. Potete vedere tramite Google Maps dove si trova esattamente e quanto dista da casa vostra. Inoltre sono presenti anche il numero di telefono e la mail per poter contattare il venditore. Una volta presi gli accordi con il venditore, inizia il vostro viaggio che vi porterà ad essere i futuri proprietari del mezzo. Quindi non resta altro che prenotare il volo e andare a vedere il veicolo di persona. Se il veicolo soddisfa le vostre aspettative, dovrete dirigervi alla motorizzazione più vicina. Trovate tutta la trafila burocratica nel nostro primo video. Se la vostra decisione è quella di fare tutto da soli come abbiamo fatto noi, il nostro consiglio è quello di affidarvi a una persona che parli tedesco e che quindi potrà aiutarvi con l'acquisto del mezzo. Bene, se siete arrivati fin qui siete i fortunati proprietari di un camion come noi. E ora? Come lo trasformiamo in un camper? Qui ci aiuta il sito del TUV. Andate sul sito del TUV Nord.
con calma e cliccate su clienti privati. Ora cliccate su consigli e suggerimenti e vi si apre un menu. Cliccate su messa a punto coltivazione e conversione. Qui Google Translate non ha fatto un buon lavoro, ma si riesce comunque a capire. Selezioniamo sintonizzazione camper e ci troviamo in una pagina in cui viene indicata una linea guida base da seguire per poter avere l'omologazione a camper. Una volta eseguiti i lavori, dovrete prenotare un appuntamento con un ingegnere del TUU che, se i lavori saranno fatti come si deve, vi rilascerà l'omologazione a camper. Ma questo lo vedrete una volta che finiremo la costruzione di Arnoldo. Ora che Luca vi ha fatto vedere come trovare e acquistare un mezzo in Germania per trasformarlo in un camper fai da te, vi faccio vedere come noi abbiamo trovato Arnoldo. Ovviamente non abbiamo visto un solo annuncio e abbiamo scelto di comprare un camion, ma abbiamo passato giorni e giorni a guardare e confrontare vari mezzi per scegliere quello più adatto a noi. Quindi ora vi faccio vedere l'annuncio originale di Arnoldo, anche se ovviamente non lo troverete più perché ce lo siamo presi noi, quindi Arnoldo è andato! Scorro un po' velocemente le immagini, ma da queste foto si può capire quanti cassetti abbiamo dovuto smontare per svuotare la cassa di Arnoldo. Come spiegava Luca, oltre al prezzo abbiamo fatto molta attenzione a verificare i chilometri e soprattutto che il mezzo fosse un 4x4. Ovviamente abbiamo letto anche la descrizione che era molto dettagliata e che ci ha fornito informazioni in più riguardo il mezzo. Una volta contattato il venditore, preso accordi e prenotato aereo e hotel, è iniziata la nostra avventura che, se non avete già visto, trovate nell'episodio 1 sul nostro canale. E se vi piacciono i nostri video e ancora non l'avete fatto, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale.